Stavo pensando e riflettendo sul fatto che molti di noi amano avere pace e tranquillità, ma poi ambiscono ad avere successo, ad avere gli stessi risultati che ottengono le persone appunto di successo. E molti si dimenticano che per avere successo dobbiamo far accadere qualcosa, altrimenti non succede. C'è tutto un webinar dedicato al successo, alla fama, all'essere una persona di successo nel mio canale di Ipnosi Naturale su YouTube, ed è un webinar gratuito. Se ti interessano questi temi guardalo, lo trovi. Allora, il fatto è che molti non vogliono vedere la realtà per come la si presenta. Tante persone che ottengono successo, fama, modi di realizzare se stessi, in realtà passano attraverso dei momenti di sofferenza incredibili, e chiaramente se non hai strumenti per affrontarla ti conviene non attraversarla. E parlando di strumenti, sai che ne ho tanti da insegnarti se sei intenzionato a realizzare te stesso. Ma andiamo avanti. I momenti di sofferenza, i momenti in cui noi ci sentiamo persi, i momenti down, chiamiamoli così, secondo me sono molto importanti nella nostra vita, perché sono, come dire, dei momenti di pivot, di svolta della nostra esistenza. Ci fanno comprendere alcune cose a livello esistenziale che altrimenti non avremmo compreso nel benessere della nostra zona di comfort. Questo, ti ricordo, non significa che devi soffrire in continuazione, anche perché se la sofferenza non la sai dirottare verso un obiettivo, verso una direzione che hai scelto, il lavoro è tutto inutile, ok? Quindi devi sapere che cosa stai facendo. Questo che vuol dire? Che tutte le persone di successo, quando hanno avuto un momento di crisi, un momento di down, sapevano che cosa stavano facendo? No, spesso no, non è così. Ma che cosa fanno le persone che si trovano in quella circostanza? Cercano un mentore, cercano qualcuno che possa dargli delle strategie idonee per attraversare tutta quanta quella zona della vita, che poi dopo li porterà invece a ottenere qualcosa di migliore, qualcosa che loro reputano essere vicino al loro obiettivo. Questa è un'altra delle cose che tanti italiani faticano a comprendere, cioè chiedere a un mentore o chiedere a qualcuno un aiuto strategico per imparare degli strumenti e poi andare avanti in autonomia. E spesso succede che le persone vanno in terapia proprio perché non ce la fanno più, sono disperate. Che cosa significa questo? Che non hai utilizzato lo strumento della sensibilità per capire che stavi passando il limite. Sono tutti strumenti, sono tutti strumenti, e se riuscite ad utilizzarli bene, in una sequenza giusta, strategica, ottenete tutti i risultati che volete. Il problema qual è? È che molte persone, e di solito sono le persone che falliscono, le persone che non ottengono niente nella vita, vogliono avere tutto senza dare niente. Oggi facevamo proprio un discorso di questo tipo con una mia cliente. Cioè è importante imparare a creare quel minimo di sacrificio perché tu possa essere poi capace di ottenere qualcosa in più. Nell'ambito sportivo lo si capisce bene: ti alleni prima, spendi tempo, energie, soldi, intenzione e focus prima di ottenere una vittoria. Se pensi di ottenere la medaglia e poi di andarti a allenare, no? Ecco, non vedo perché non dovrebbe essere così anche in altri frangenti della nostra vita. E sì, lo so, magari qualcuno dice: sì, ma è andato sempre tutto male nella mia vita, io vorrei qualcosa, un po' di fortuna. Sì, anche la fortuna quando arriva, se non hai costruito una strada che ti permette di utilizzarla, è uno strumento inutile che rimane lì in un cassetto. È un po' la stessa dinamica dei soldi. Tu vuoi tanti soldi, ma se hai i soldi e poi non li sai spendere, se hai i soldi e poi non sai che cosa fartene, i soldi di per sé sono assolutamente inutili. E certo qualcuno dirà: sì, dammela a me 1 milione di euro, poi ti faccio vedere. Sono molte le persone che ragionano così. E poi le statistiche ci dicono che se non sei pronto e capace di avere soldi e di avere benessere economico,
ti fai più male che essere povero. E questo è stato dimostrato, è stato dimostrato da studi sociali molto interessanti. Comunque io mi fermo qua, la riflessione era questa: molti vogliono tanto, ma non sono disposti ad accettare che c'è del sacrificio, della sofferenza, delle scelte, delle decisioni da fare in funzione di ciò che vogliono ottenere. E tu sei così? Se sei così, amico mio, devi cambiare qualcosa nella vita. Se invece non sei così, però ancora non sai come ottenere qualcosa nella vita, contattami perché ho tanti strumenti per farti realizzare chi sei. Buona giornata, e ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, a presto.